Come mai avete soltanto, tra virgolette, penso soltanto 1000 elettrodi o circa 1000, perché Sì, sono un po' di più. sono 1024. Esatto. Sì, se chiedi Jay, quando l'ho conosciuto me ne ha chiesti 10.000. No? Io gli ho sempre detto che all'epoca ho detto che era pazzo. Poi sono impazzito anch'io e continuo a lavorarci. Non è facile, ci sono diversi problemi. Ma alla fine della fiera tutto si riduce a l'efficienza dei circuiti elettronici e la grandezza. Quindi il dispositivo non può essere grande più di un tot e dipende dall'approccio chirurgico. Bisogna mettere dentro il chip e se il chip è troppo grande non passa dal taglietto che si fa all'occhio per impiantarlo, no? E lì possiamo stare a parlare, però per darvi un'idea, il lato più grande non può essere più di 5, 6, 7 millimetri. No? Il lato più grande cosa vuol dire? Se è un rettangolo, diciamo. Perfetto, capito. E quindi perché il chirurgo, il nostro chirurgo si chiama Ruan Silva, che è un chirurgo retinal surgeon a Stanford, deve fare un taglio all'occhio e poi ci sono anche dentro l'occhio c'è l'umore vitreo, si chiama, non so, in italiano credo, che è acqua praticamente. Queste chirurgie, cioè questi interventi praticamente si mettono due canule, una che aspira l'acqua e l'altra che mette aria per tenere l'occhio gonfio, perché se no collassa l'occhio e vabbè, è andato, no? E quindi e poi si fa il taglio da cui poi il chirurgo può entrare e fare quello che deve fare, nel nostro caso mettere il chip. Se quel taglio è troppo grande, la canula che mette l'aria non riesce, immagina di gonfiare un palloncino che ha un taglio, non ce la fai, no? Fondamentalmente. Sì. Quindi ci sono delle limitazioni su quanto può essere grande quel taglio. E allora, quindi quello ti fa limitazioni di quanto deve essere grande il dispositivo. Noi abbiamo, e quindi c'è un problema di grandezza per quanto riguarda quanti canali mettere. E l'altra cosa che al momento è canali uguale elettrodi. Sì, scusa, sì, grazie per sì, elettrodi. L'altro problema è l'elettronica che consuma potenza, no? Come il tuo computer ha una batteria che si scarica perché il computer consuma energia, lo stesso succede al chip che c'è lì dentro. Con il problema grosso è che qua, se consuma troppa potenza, scalda troppo e va a uccidere i neuroni, e ci sono delle guidelines, delle guide che dice praticamente la densità di potenza deve essere attorno a 1 milliwatt per millimeter square, millimetro quadrato. Scusate, parlo sempre in inglese di queste cose. E quindi per poter integrare più elettrodi, quindi più canali di stimolazione e recording, bisogna aumentare l'efficienza di potenza di questi circuiti, quindi disegnare circuiti più buoni, più efficienti. E lì è dove praticamente il mio gruppo si diverte il più delle volte, e cerchiamo di migliorare pian piano, no?